Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di MTB Mag. Io sono Stefano della scuola MTB e viaggi Epic Trail. Oggi mi trovo sui Pirenei per la presentazione della nuova Orbea Wild 2025. Come ci ha abituato in questi anni Orbea, siamo in un press camp dove abbiamo potuto mettere veramente sotto pressione questa mountain bike. Sono 2 giorni che raidiamo costantemente. Oggi abbiamo preso anche parecchia acqua, ma bando alle ciance e veniamo alle caratteristiche principali di questa nuova bici elettrica di casa Orbea. Partirei assolutamente nel dire che il focus principale nel progettarla è stata la performance, ovvero renderla una bici ancora più veloce. Perché dico ancora? Perché era già una bici molto veloce. Come potete vedere esteticamente non è cambiato molto, sembra molto simile, infatti qui a fare la differenza sono i dettagli. I focus principali sono stati cinematica e geometrie. Non si è voluto sviluppare una bici per chiunque, altrimenti sarebbe diventata una bici per, tra virgolette, nessuno. Anche leggerezza e rigidità erano tra i focus principali. Perché rigidità? Perché ci racconta Markel, product manager di Orbea per tutto quello che riguarda l'ambito Gravity, ci tiene a sottolineare che una e-bike deve essere circa un 10% più rigida di una bici tradizionale per mantenere un comportamento ottimale in tutte le situazioni. Con la Wild hanno mantenuto la stessa rigidità del modello 2023, garantendone così una risposta precisa e immediata. Un altro aspetto cruciale per la performance è la batteria integrata. Dai test effettuati hanno constatato che un tubo obliquo aperto, quindi che può ospitare una batteria che si può rimuovere, avrebbe ridotto la rigidità e la struttura di circa l'8%. Quindi optando per una batteria fissa e integrata non solo hanno migliorato la rigidità complessiva, ma ne hanno anche diminuito il peso, lo hanno potuto distribuire meglio abbassando il baricentro e avendo così una bici più bilanciata e stabile. Il fatto di avere la batteria integrata gli ha anche permesso di poterla posizionare più in basso nel tubo obliquo per motivi costruttivi, non dovendo quindi costruire un tubo obliquo in cui è possibile andare a inserire e rimuovere la batteria. Ci sono meno elementi e quindi proprio hanno potuto posizionarla il più in basso possibile. Parlando di leggerezza, il peso del nuovo telaio in taglia M è di 2,6 kg, chiaramente senza ammortizzatore, senza motore e senza batteria, ovvero 100 grammi più leggera della Wild del 2023. Passando alle geometrie, la Wild è sempre stata conosciuta per essere una bici intuitiva e sicura e quindi, racconta sempre Markel, non la si voleva stravolgere ma migliorare nelle performance. Quindi per rispondere alle richieste dei rider più esigenti hanno introdotto alcune modifiche, aumentandone l'escursione che infatti viene portata a 170 mm sia al posteriore che all'anteriore, migliorandone la cinematica e rendendo le geometrie ancora più aggressive. Infatti su questa nuova Wild bisogna concentrarsi sui dettagli. Se vi ricordate abbiamo visto Martin Miles correre con la Wild che montava una forcella da DH, correre nei circuiti da downhill, perché inizialmente Martin ci raccontava che era molto scettico sulla cosa, però poi ci hanno visto le potenzialità di questa esperienza. Le potenzialità sono state che hanno portato la Wild al limite, hanno anche potuto sperimentare in maniera tale da poter lavorare veramente sui dettagli di fino. Infatti hanno fatto tutta una serie di test che gli ha permesso di andare a lavorare sui dettagli per l'appunto e renderla ancora più veloce. Infatti abbiamo una cinematica che è più sensibile nella parte iniziale rispetto chiaramente alla Wild 2023, maggior supporto nella parte centrale che garantisce anche una miglior trazione e leggermente un 3,5 punti percentuali più progressiva, il tutto per renderla una bici più veloce. Finendo con le geometrie, è interessante sapere che la Wild ha il chainstay, quindi la lunghezza del carro più corta di tutta la sua categoria. Infatti la vera sfida era migliorarla senza andare a togliere quelle componenti, quelle caratteristiche che chi ha provato la bici o chi ce l'ha ha potuto apprezzare senza appunto andare a toglierle. Passiamo al sistema Steep and Deep che adesso su tutte le taglie S, M, L e XL garantisce di poter installare un tubo telescopico di almeno 200 mm. Questo è un vantaggio perché ci permette di avere più controllo, più confidenza, più velocità e una maggior libertà di movimento. Attenzione perché la Wild diventa anche mallet ready, ovvero si può sia scegliere in fase di acquisto che in caso anche successivamente di configurarla mallet.
Per fare questa cosa Orbea ha creato una biella apposta più lunga che lascia invariate le geometrie e anche la cinematica, quindi avere la stessa identica Wild ma in configurazione mallet. Tornando al tema della cinematica, è stata sviluppata in collaborazione con Fox. I ragazzi di Orbea ci tengono a sottolineare che Fox è un partner, non è semplicemente un fornitore di prodotti per loro. Anti-rise ed anti-squat rimangono praticamente invariati. Passando all'unità motore, la nuova Wild è equipaggiata con il motore Bosch Performance CX Smart System, il nuovo motore di casa Bosch che pesa esattamente 2,8 kg. Rispetto al precedente abbiamo anche qui 100 grammi in meno, quindi 100 grammi più leggero. Per quello che ho potuto apprezzare io in questi 2 giorni, dove non abbiamo pedalato tantissimo con la Wild, abbiamo fatto tanto bike shuttle, l'abbiamo testata tanto in discesa. Questo ci fa capire come tutto il team Orbea sia focalizzato sulla performance in discesa. Di Bosch non si è parlato tantissimo, però sicuramente gli aspetti più interessanti sono il miglioramento del controllo e della sensibilità in pedalata, con una estremamente significativa riduzione del motore. Parlando dei primi 2 aspetti, si sente che è un motore molto sensibile, molto piacevole, si riescono a fare gran bei passaggi tecnici dove c'è il colpetto di pedale, dove proprio si riesce a gestire la sintonia tra rider e motore. Molto bello, molto elastico, ma la vera rivoluzione, come vi dicevo, è nella silenziosità. Ragazzi, questo motore è estremamente silenzioso, sia mentre pedaliamo che e soprattutto mentre ridiamo. Finalmente si possono sentire i suoni, perché secondo me di suoni si tratta, i suoni delle ruote che toccano il terreno, che attaccano, aggrediscono il terreno. Un test che abbiamo fatto è quello di far ruotare la corona, quindi anche di conseguenza gli ingranaggi del motore, all'indietro, oltre a non esserci nessun tipo di resistenza, proprio non si sente un attrito, non si sente una resistenza. Infatti anche a motore spento si riesce a pedalare veramente in maniera fluida, senza sentire attriti dati dal motore. Ruotando il pacco pignoni all'indietro non proviene nessun rumore dal motore. Vi facciamo vedere con la vecchia Wild, vecchia per modo di dire, la Wild 2023, e sentite la differenza tra i 2 motori, tra i 2 rumori che si fanno semplicemente ruotando all'indietro il pacco pignoni. Riesco con un dito e senza fare troppo sforzo a far ruotare gli ingranaggi del motore fondamentalmente all'indietro e sembra proprio non esserci attrito e soprattutto non fa nessun rumore. Zero. La nuova Orbea Wild è possibile configurarla con 2 batterie. La batteria che monta questa bici è la batteria da 600 Wh, che è quella nuova di Bosch, quindi hanno ridotto il wattaggio, hanno ridotto anche notevolmente i pesi, mentre l'altra batteria invece rimane quella da 750 Wh, non la 800 Wh, che è sempre anche questa, quella nuova di Bosch. Da sottolineare che la differenza tra la 600 e la 750 è di 1,5 kg, chiaramente la 600 Wh più leggera di 1 kg, ma la nuova Bosch da 800 Watt è comunque più leggera della vecchia 750 Watt. Quindi perché non hanno utilizzato la nuova da 800? Perché, mi raccontava Markel, la nuova batteria di Bosch da 800 Wh è più spessa, è più larga, e quindi avrebbero dovuto modificare completamente il tubo obliquo per poterlo ospitare, e questo però cosa avrebbe comportato? Ricordatevi che vi dicevo che erano già molto contenti di alcune caratteristiche della Wild e che non volevano stravolgerle, non volevano cambiarle, tra cui le caratteristiche del telaio, rigidità data da tanti componenti, da tante parti che hanno ingegnerizzato. Quindi cosa avrebbe comportato? Mi faceva questo semplice esempio: il tubo doveva essere più largo per ospitare la batteria, tubo più largo avrebbe voluto dire anche spostare il range extender per poterlo ospitare in tutte le taglie, modificare il top tube alzandolo, ecco insomma che con una piccola modifica si doveva modificare tutto. Nonostante l'estetica sembri praticamente la stessa, lo hanno completamente rifatto, perché anche solo per ospitare il telescopico da 200 mm su tutte le taglie hanno dovuto apportare delle modifiche, spostare la porticina di ricarica in maniera tale che andasse fino in fondo il
tubosella. Anche sulla nuova Wild abbiamo il sistema SICK per una bici silenziosa e pulita, lo spin block che impedisce allo sterzo di girare completamente, cuscinetti sigillati con una guarnizione molto efficace e il second skin, ovvero una protezione aggiuntiva. Molto interessante è che hanno anche creato una versione in alluminio che praticamente mantiene le stesse prestazioni e caratteristiche della versione in carbonio. È 1,2 kg più pesante il telaio, sempre in taglia M, e sfiderei chiunque dal vivo a capire quale delle due è la carbon rispetto all'alluminio, perché hanno fatto un lavoro esteticamente secondo me pazzesco di pulizia delle saldature ed è veramente difficile vederne le differenze. Attenzione, perché viene presentata anche una versione Wild ST, ovvero una full power ma con caratteristiche da trail, 150 mm all'anteriore e al posteriore. Anche qui stesse tecnologie della Wild in carbonio che c'è qui insieme a me. Vi lasciamo tutti i dettagli in descrizione all'articolo su mtbmag.com, vi invitiamo ad andare a vederli se foste interessati, a farci domande sia qui sotto al video che anche sul magazine, e direi ragazzi che è giunto il momento di andare a testarla, quindi let's go! You are riding with aluminum wheels, so the new MC32 Steam Power wheels from Akuo. Un po' di setting con Miguel, un'operazione che per fare un buon test richiede sempre pazienza e circa un 20-25 minuti. Where the trail starts dividing, keep to your right, okay? Have fun. Martin Miles davanti ragazzi, che è una spia già col primo giro, ovviamente. It's in the middle of the cave. Ah, in the middle, ok. One click should be enough. Yeah, because I'm lighter. Yeah. Normally for riders as light as you, ideally we should maybe sometimes a special tune is needed, you know. But Yeah. but the adjustment range has been increased in the last year, so let's see if that works now. I've been setting up just a bit less of high speed compression, and let's see if you. Ok. Mamma, spettacolo comunque la spinta delle e-bike in questi rilanci, in mezza pedalata riesci ad avere un sacco di velocità e giocare sul trail. Adesso ho fatto un po' di modifiche all'ammortizzatore perché mi rimbalzava un po' nelle sezioni più tecniche. Ho aperto di un click la compressione alle alte velocità e di un click il ritorno alle basse velocità. Qui ragazzi nei Pirenei piace il ripido, molto ripido. Il feeling comunque ragazzi, al di là di tutto il discorso di silenziosità che secondo me è veramente sbalorditivo su questa nuova Wild, il feeling in curva, in queste curve strette, sfondate, è molto simile alla Wild 2023. Comunque adesso sento la ruota posteriore molto più incollata al terreno rispetto a prima. Rock and roll. E comunque la sensazione con questa nuova Wild è che si possa spingere ancora di più in discesa, perché avendo quel centimetro in più di escursione si sente avere proprio nelle sezioni molto tecniche e ripide c'è una grande stabilità e non c'è una sensazione di fine corsa. Questa sensazione che non arriva ti permette di dire ok, ne ho ancora, e questo secondo me jump, e questo secondo me ti dà confidenza per spingere ancora di più il tuo limite. Ragazzi, una delle cose principali, il segreto della velocità sta nelle linee che si prendono, certo anche nel mollare i freni e nella tecnica, ma là le linee, woohoo, rock and roll.
Questa sezione, ragazzi, è la mia preferita. Sono Adesso pedaliamo un po' in salita e provo a farvi sentire quanto è silenzioso il motore in pedalata. Ma la caratteristica principale è che non è silenzioso in pedalata, ma secondo me la parte più interessante di questo motore è quanto sia silenzioso in discesa. Vi garantisco che si può sentire il suono, perché di ciò si tratta, di suono, non di rumore, della mountain bike. Anche il batticatena è studiato per rendere la bici estremamente silenziosa e il motore non fa nessun rumore in discesa, zero. Rimanendo in tema di pedalato, è vero che si tratta pur sempre di una e-bike, quindi per qualcuno il discorso di geometria in pedalata potrebbe avere meno importanza. In realtà una delle caratteristiche che ho potuto apprezzare anche sulla Wild precedente è la trazione che ha in salita, sui passaggi più tecnici. Su questa Wild rimane invariata, quindi nonostante vi sia stato un aggiornamento della cinematica, una maggiore escursione, la pedalabilità rimane uguale e anche il discorso di trazione. Infatti adesso abbiamo appena finito di giocare su una salita estremamente ripida e tecnica e ho avuto il feeling come la vecchia Wild, quindi non perde performance in salita e acquista performance in discesa. Watch this. No. The ground is getting Yeah. Siamo rimasti io, Markel, che è il product manager, e Martin Miles a giocare come i bambini. È stato un bel momento perché, come spesso vi raccontiamo, bisogna insistere. Se un passaggio non ci viene al primo colpo, bisogna tornare bambini, perché i ragazzini sono più forti di noi, perché ci dedicano tempo, ma non solo, tempo sotto casa, nel giardino, quanto giocano sulla mountain bike. Guardate com'è il terreno adesso, è umido il giusto per avere un grip spettacolare. Grandissimi i ragazzi di Orbea, guardate che picnic che ci hanno preparato in questa giornata di sole inaspettata, perché davano acqua tutto il giorno, invece e voilà! Con Diego di Fox stiamo facendo un lavoretto sulla mia Orbea Wild spettacolare. Praticamente è un settaggio di fino della sospensione posteriore. Guardate come siamo organizzati qua, un meccanico per rider, e con Diego stiamo lavorando per farmi arrivare al fine corsa, che a detta sua è praticamente a metà della K di Kashima. Perché lavorare per arrivare al fine corsa? Perché uno o due fine corsa su trail così tecnici vanno bene a livello di settaggio. Non andrebbe bene se invece non vado a sfruttare tutta la corsa. Quindi i suoi suggerimenti sono stati: abbiamo il sag perfetto al 30%, non andiamo a togliere aria per farti arrivare a utilizzare tutta l'escursione, ma andiamo a lavorare sulla parte idraulica. Infatti stiamo progressivamente aprendo il registro delle compressioni alle alte velocità. Questo mi permette anche di avere maggior stabilità, e avete visto come mi sono illuminato, perché veramente facendo il loop sullo stesso trail è stato pazzesco sentire il cambiamento, se anche solo di un click. E soprattutto siamo andati ad analizzare l'O-ring senza fare grossi salti che andrebbero comunque a sfalsare il risultato dell'O-ring, quindi schivavo i salti, e siamo andati sulle sezioni più tecniche e ripide dove mollo i freni, siamo andati a vedere dove arrivava l'O-ring, e man mano che agiamo sui registri idraulici l'O-ring va sempre più verso il fine corsa. Per ora non l'ho ancora toccato, però lo lascio così perché secondo me rasenta la perfezione, e adesso andiamo a spingere ancora di più sui trail, ma la faccio male, quindi vado a mettere il 27,5 al posteriore e poi andrò a cambiarla di nuovo in... Ecco, già Martin Miles che dice: oh, eccolo qua, bello scivoloso. Era come seminarmi in 3 curve. Adesso lo ribecchiamo. No, sì. Opla! Il mio test preferito con le e-bike, ovvero provare a metterla in manual al primo colpo e vedere come si comporta. Ok, è venuta su subito. Con questa batteria da 600 devo dire che rimane molto maneggevole e il peso distribuito molto bene. Io ho detto a pranzo che facevo la bici mallet, ma invece la faccio adesso perché mi hanno detto che avremmo cambiato trail nel pomeriggio, quindi ho preferito raidare il trail con la ruota da 29 anche al posteriore, così da conoscerlo, sentirlo, iniziare a
entrare in confidenza con il trail. E adesso che comunque l'ho visto, un trail bello difficile, tecnico, curve strette, ottimo per fare test, soprattutto su quello che interessa a me del 27,5 al posteriore, ovvero l'agilità, perché comunque a livello poi di cinematica la bici non dovrebbe cambiare. Secondo me quello che va a cambiare con il 27,5 è sicuramente la parte di agilità della bici, soprattutto sul posteriore. Bello su questo trail che è molto stretto e abbiamo delle curve dove il posteriore bisogna farlo girare, altrimenti rischia di urtare rocce laterali. Come potete vedere, ruota nuova al posteriore, vuol dire 27,5. Ok, buono. Spettacolo, ci ho messo a studiare qualche passaggino. Ecco la sezione bella tecnica e stretta che aspettavo per il mallet. Effettivamente adesso ho sentito un fondo corsa. Prima lì non l'avevo sentito facendo la stessa linea. Scintille con i mallet. Quella lì è la curva che aspettavo, ragazzi. Ho girato senza fare no spresso, alleggerimento del posteriore, e ho girato un filo meglio. Avevo praticamente il raggio di curvatura della ruota posteriore inferiore, infatti l'ho chiusa appunto senza manovre tecniche eccessive. Questo me lo ricordo che era tosto. Comunque in mezzo a questo tecnico così stretto, non so se è perché è il secondo giro e quindi so cosa vado incontro, anzi sicuramente un po' c'entra questa cosa, però mi sento molto agile nel cambiare direzione tra quelle rocce. Dovete sapere che la mia storia con il mallet è durata poco. Guarda che bello sbrego su una carcassa da DH. Ok, siamo tornati alla nostra bella ruota posteriore da 29 e questo sarà un bel test, quello che viene chiamato back to back, ovvero provare un materiale e tornare a quello a cui si è un po' abituati. Un po' abituati. Ok, si sta. Comunque ragazzi, alla prima curva ho sentito il grip del 29 al posteriore. Parlavo anche adesso con Lorenzia e Martin e mi davano un po' conferma di questa cosa, che non è un lato negativo per il 27,5, è una cosa differente, bisogna vedere cosa uno sta cercando. Vi faccio vedere una nuova funzione del motore Bosch. Tengo premuto il tasto meno, i LED iniziano a lampeggiare, mollo e ripremo e sono nella modalità walk, come vedete. Guardate cosa succede quando io mollo il bottone meno. La bici, come vedete, senza toccare i freni su una bella salita ripida, rimane comunque bloccata, ripremo il tasto meno e riparte il walk. Una funzione estremamente comoda sulle e-bike, perché spesso capita di perdere la pressione sul bottone meno, sul bottone del walk, e la bici inesorabilmente va indietro e quindi bisogna utilizzare i freni. Grazie a questa nuova funzione il motore mantiene la catena in tiro e quindi anche se molliamo il bottone walk, la bici rimane ferma per circa 10 secondi. Vediamo. Ecco che ha mollato, ecco che va. How good. Yeah. Come avete visto l'abbiamo messa a dura prova, l'ho messa a dura prova, mi sono divertito, mi ha portato anche a me un po' al limite in questi giorni su trail nuovi, infangati, con rider che viaggiano veramente forte. E per concludere ragazzi direi che la Wild è una bici pensata per essere estremamente veloce. Grazie a tutto il team di Orbea perché ha reso questi 2 giorni veramente efficaci, efficienza allo stato puro, abbiamo ridato tantissimo. Questo è quanto avevo da raccontarvi così velocemente adesso sulla nuova Orbea Wild 2025. Vi rimando all'articolo su MTB Mag che riporta tutte le informazioni necessarie e noi ci vediamo o di nuovo qui sul canale oppure sui trail. Ciao ragazzi!